Buongiorno a tutti, oggi vi voglio parlare di questo bellissimo libro, un libro di poesie, Desiderio di cose leggere. Questo è un libro, che è una raccolta di poesie di Antonia Pozzi ed è curato da Elisabetta Vergani che mi ha, gentilmente donato il volume. Perché vi voglio parlare di questo libro? Io, come molti, mi avvicino con pudore alla poesia perché ritengo che per parlare di poesia bisogna avere anche delle competenze tecniche che io non ho. Però sono un grande amante di poesia, amante delle poesie di Antonia Pozzi e per esempio anche di Cavafis, però e quindi mi sento di parlarne per parlare di questo personaggio, Antonia Pozzi, che veramente, ha colpito, la mia immaginazione e il mio cuore. Antonia Pozzi è una poetessa milanese che è nata nel 1912, è una poetessa che già da giovanissima ha dimostrato una grandissima sensibilità, una grandissima desiderio di trasporre su carta, le sue sensazioni, delle sensazioni molto forti, e è anche molto precoce. Lei giovanissima è entrata al ginnasio e qua ha conosciuto delle esperienze, come tanti di noi, ma che ovviamente con la sua sensibilità l'hanno fortemente toccata. Queste esperienze, l'amicizia e soprattutto l'amore. Lei è rimasta molto toccata dal suo professore di lettere e latino, Antonio Cervi, toccata dalla sua dedizione al lavoro, dal suo amore per l'insegnamento, ma soprattutto anche per dalla sensibilità di quest'uomo che sentiva affine alla sua, e quindi è scoppiato una grandissima storia d'amore. Ovviamente questa storia d'amore è stata fortemente osteggiata dalla sua famiglia. Antonia Pozzi veniva da una famiglia dell'alta borghesia milanese e questo amore non poteva essere accettato. E quindi infatti anni dopo che lei è uscita dal liceo e si è iscritta all'università, terminerà con grande dolore questa relazione, ma senza mai dimenticarla realmente. E come dicevo, ovviamente Antonia Pozzi, dopo aver fatto la maturità al ginnasio, si è iscritta all'università, lettere e filosofia, alla Statale di Milano, e qui ha sviluppato le sue grandi passioni, prima di tutto la poesia, poi l'amore per la montagna. Lei andava a pasturo e faceva delle lunghissime passeggiate e nonostante anche la sua gracile costituzione ha fatto anche delle scalate piuttosto impegnative, e questo suo amore per la montagna, questo suo amore per le rocce traspare anche nei suoi scritti, nelle sue poesie. Poi l'amore per le gite in bicicletta, questo desiderio di libertà, questa sensazione che la bicicletta le trasmetteva e che viene così efficacemente anche trasmesso da uno spettacolo teatrale di Elisabetta Vergani, che è una grandissima attrice, di cui io sono veramente un profondo estimatore, e che viene così efficacemente trasmesso nel suo spettacolo teatrale, che mi auguro vogliate vedere, L'infinita speranza di un ritorno. E poi anche una grandissima passione per la fotografia. Antonia Pozzi cercava di fissare sulla fotografia quella parte del reale che sentiva sfuggirle, perché è dovuto alla natura transitoria del tempo. Quindi lei cercava di fissare quelle sensazioni che la realtà, le persone, la natura le trasmettevano, ma che non riusciva quasi a riconoscere. E in questo senso la trovo molto simile a un'altra fotografa, Franziska Wutzfol, una fotografa che apparirà molto più tardi, americana, newyorkese, con un destino altrettanto tragico, ma la cui fotografia mi ha trasmesso questa sensazione di una realtà sfuggente, di una realtà, di un desiderio di veramente di porre sulla carta una realtà che non vediamo, non riusciamo a vedere coi nostri occhi e che non riusciamo a percepire coi nostri sensi. E poi Antonia Pozzi aveva anche una grande sete di conoscenza del mondo, viaggerà molto. Lei andrà in Inghilterra, lì spinta dai genitori per allontanarla da questa relazione sconveniente con il suo professore, ma girerà anche in Germania perché lei è una grande amante della letteratura tedesca. Andrà a Vienna, a Praga, e poi farà una bellissima crociera nel Mediterraneo in cui visiterà quei posti di cui le aveva parlato con così tanto amore il suo professore. E poi anche una grande passione, Antonia Pozzi, per le persone. Lei, dopo la laurea, che otterrà pieni voti, con lode, si dedicherà all'insegnamento,
e anche all'impegno sociale. Purtroppo in questi anni, siamo nel '37, arriviamo nel '38, nonostante i suoi numerosi impegni, lei, ovviamente oltre alla poesia, si dedicherà anche a un progetto di un romanzo sulla storia lombarda. Purtroppo lei, sente con grande dolore, il periodo storico in cui vive. Vengono promulgate le leggi razziali, molti suoi amici, ne subiscono le conseguenze e lei, soffre particolarmente di questo. Inoltre soffre il rapporto con la sua famiglia, un rapporto, che, sente di non da cui non riceve sente di non ricevere l'affetto di cui, purtroppo avrebbe bisogno. Lei ha un bellissimo rapporto con sua nonna, la nena, ma purtroppo dai suoi genitori non riesce a ricevere quell'affetto che desidererebbe. E quindi tutta questo dolore, questa sensazione di malessere, sfocerà il 3 dicembre del 1938. Lei, andrà a scuola a insegnare, poi a un certo punto scoppierà a piangere e si allontanerà in bicicletta e si recherà all'abbazia di Chiaravalle. Qui ingerirà dei barbiturici e si lascerà morire. Verrà scoperta da un contadino in fin di vita, ma ormai non ci sarà nulla da fare. Lascerà un testamento che verrà distrutto dal padre e si sa solo che lei, in questo testamento desidera essere sepolta a Pasturo, vicino alle sue amate montagne, e poi dei bigliettini, uno per le sue amiche che ricorrono spesso nelle sue poesie, uno a sua nonna e uno ai genitori in cui rinfaccia questa carenza di affetto di cui avrebbe così tanto necessitato. Ora, la figura tragica di Antonia Pozzi è molto forte, è rimasta, come dicevo, a lungo nascosta, è stata scoperta, molto più tardi. Le sue poesie sono state pubblicate postume, l'anno seguente la morte, ma erano state ritoccate dal padre, le aveva maneggiate. Quindi, c'è stato tutto un lavoro negli anni per andare a recuperare, anche attraverso l'aiuto dei suoi amici e magari delle pagine di diario o racconti, il destino di queste poesie che a mano, riuscivano a essere recuperate, molte probabilmente non sono state, recuperate. Questa figura così tragica, per me mi richiama alla mente, figure dello stesso periodo come Simone Weil, come Etty Hillesum, persone che hanno subito fortemente il periodo storico in cui vivevano, hanno cercato di trasmettere attraverso i loro scritti, le loro sensazioni, le loro aspirazioni, la loro vita, ma poi il dolore del momento storico, che vivevano è stato troppo grande per permetter loro di sopportarlo. E questa figura, ha anche, diversi aspetti. Io personalmente, mi sono trovato molto con lo spettacolo, di Elisabetta Vergani. Hanno fatto anche dei film, hanno fatto 3 film sulla storia di Antonia Pozzi, il Antonia, il più recente, poi, Il cielo in me e Poesie che mi guardi, e io personalmente non mi sono ritrovato in questi film, però, ovviamente questo non è una connotazione negativa, non vuole essere una critica verso questi film che sono assolutamente da vedere, ma è giusto per trasmettere quanto questo personaggio risulti forte, intenso, ma anche sfuggente. È una ragazza, una poetessa giovanissima, poetessa le cui parole vengono descritte da Montale come, pesanti, dure come pietre, parole che vanno a esprimere in maniera, veramente definita la realtà come immagini. Queste parole, questo personaggio, però risulta, nonostante la sua intensità, anche difficile da definire e quindi ognuno, probabilmente dalla sua poesia, ne ricava, una sensazione diversa e quindi, va a esprimerne con la sua arte, come nel caso dei film, una diversa immagine. Io, non posso fare altro che augurarmi che voi vogliate leggere, in caso non l'abbiate mai fatto, queste bellissime parole e magari, se siete incuriositi, vedere lo spettacolo teatrale di Elisabetta Vergani o anche i film che ne parlano vi ringrazio per l'attenzione e, mi auguro di vedervi alla prossima. Grazie.